Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa lanterna ad uncinetto, o meglio copri lanterna, perché all'interno c'è una di queste lanterne giapponesi di carta. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto, se lo rifarete. Vi devo dire che io sono super soddisfatta del risultato, mi piace tantissimo e devo dire che la lanterna della settimana scorsa, e se non avete visto il video ve lo lascio linkato nella i in alto a destra e nella descrizione del video, mi piace tanto perché è un progetto di riciclo, perché è semplice da fare, veloce, però questa mi piace veramente tantissimo ed era da tempo che volevo fare una cosa del genere. Alla fine del video vi do delle indicazioni su come modificare in modo semplice lo schema per ottenere una lanterna un po' più grande o un po' più piccola. Ma ora parliamo di misure, quantità e materiali. Per quanto riguarda le lanterne, io ho acquistato queste lanterne di carta che si montano, le ho acquistate su Amazon e se vi serve nella descrizione del video vi lascio il link. Le mie lanterne hanno un diametro di circa 20 cm. Per quanto riguarda il filato ho usato il Basic Cotton, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo 125 metri. Sono consigliati uncinetti da 2,5-3,5 e io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. In questo caso è particolarmente importante che usiate lo stesso filato o un filato molto simile, perché lo spessore del filato insieme all'uncinetto e alla nostra mano ci danno la grandezza del lavoro e in questo caso è importante che il nostro coprilanterna sia grande come la lanterna che compriamo. Quindi per regolarvi considerate che nel giro in cui lavorerete questi ventagli di 8 punti alti, misurate il vostro lavoro e il diametro del lavoro deve essere circa di 21 cm. Poi, come sappiamo, la lavorazione ad uncinetto si adatta, quindi un po' cede, può essere un po' più piccola o un po' più grande, ma non molto diversa. E per quanto riguarda l'uncinetto, regolatevi, perché se comprate per esempio lo stesso filato o un filato molto simile, usate il 3,5 e vi trovate con un lavoro molto più piccolo, probabilmente avete una mano diversa dalla mia. Non importa, non è giusto o sbagliato, ma dovete regolare l'uncinetto. Forse dovrete usare un uncinetto un po' più grande o un po' più piccolo a seconda della mano che avete. Se volete acquistare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione, dove trovate il Basic Cotton in tantissimi colori diversi, sia così opachi che con un filo di lurex all'interno che per una lanterna potrebbe tornare utile. Per quanto riguarda le quantità, per ogni lanterna ho usato circa 37 grammi di filato, quindi poco meno di un gomitolo. Fatemi sapere se questo progetto vi piace, se lo rifarete regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. E se non siete iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. È e rimarrà sempre gratuito. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Prepariamo un nodino iniziale. Lavoriamo 32 catenelle. E controllando che non siano arrotolate, le chiudiamo con un punto bassissimo nella prima catenella. Una catenella che non conta come punto e nel giro 1 lavoriamo un punto basso in ogni catenella. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella e nel giro 2 la ripetizione che ripetiamo è un punto basso, 4 catenelle, salto un punto e ripetiamo così fino alla fine del giro e poi vediamo come sostituire l'ultimo archetto.
Alla fine sostituiamo l'ultimo archetto con una catenella e un punto alto nel primo punto basso del giro. In questo modo creiamo un archetto grande come 4 catenelle, ma siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Con questo giro abbiamo creato 16 archetti. Nei prossimi giri la ripetizione sarà un punto basso nell'archetto, 4 catenelle, e lavoriamo 2 giri in questo modo: un punto basso nell'archetto, 4 catenelle, e poi alla fine sostituiamo l'ultimo archetto esattamente come abbiamo fatto in questo giro. Alla fine del giro sostituiamo sempre l'ultimo archetto con una catenella e un punto alto nel primo punto basso del giro. Se avete paura di non vedere questo punto e continuare a girare intorno, perché succede, quando lavorate il primo punto basso del giro mettete un marker in modo da riconoscerlo una volta lavorato anche tutto il prossimo giro. Andiamo avanti a lavorare altri 2 giri lavorando un punto basso nell'archetto e un archetto, ma questa volta l'archetto lo lavoriamo di 5 catenelle. Un punto basso nell'archetto, 5 catenelle per 2 giri. E per sostituire l'ultimo archetto di 5 catenelle lavoriamo 2 catenelle e un punto alto nel primo punto basso del giro. Nel prossimo giro lavoriamo ancora punti bassi negli archetti e archetti di 5 catenelle, ma aumentiamo 4 archetti e quindi iniziamo con un punto basso, 5 catenelle, e nel prossimo archetto lavoriamo 2 archetti, cioè un punto basso, 5 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, mentre nei prossimi 3 archetti lavoriamo normalmente solo un punto basso e poi sempre archetti di 5 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. In un archetto lavoriamo un punto basso, 5 catenelle per 2 volte, e per i successivi 3 archetti lavoriamo normalmente solo un punto basso e 5 catenelle. Alla fine l'ultima ripetizione la completiamo con il primo archetto che avevamo lavorato. E abbiamo di nuovo 1, 2, 3 archetti in cui abbiamo lavorato solo un punto basso. In questo modo otteniamo un totale di 20 archetti. Lavoriamo altri 2 giri lavorando un punto basso nell'archetto, 5 catenelle per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto alto che sostituiamo con un punto basso un po' allungato e una catenella e un punto alto nello stesso archetto, 3 catenelle, un punto basso nel prossimo archetto, 8 punti alti nell'archetto successivo, un punto basso nel prossimo archetto, 3 catenelle, e nel successivo archetto lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella,
un punto alto, 3 catenelle e ripetiamo un punto basso nel prossimo archetto, 8 punti alti nell'archetto successivo, un punto basso, 3 catenelle e nell'archetto successivo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, 3 catenelle e così via per tutto il giro, e poi alla fine completeremo anche la prima ripetizione. E alla fine completiamo anche la prima ripetizione lavorando un punto alto nel primo archetto e un punto basso nel primo punto alto per sostituire l'archetto di una catenella, e da qui iniziamo il prossimo giro. Qui lavoriamo 2 punti alti, sostituiamo il primo sempre con un punto basso e una catenella e ne lavoriamo un altro, una catenella e nel prossimo archetto 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, due catenelle, ed ora lavoriamo un punto alto in ogni punto alto del giro precedente e separiamo i punti alti con una catenella. Due catenelle, saltiamo l'archetto di 3 catenelle e nel successivo archetto lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella e nel prossimo archetto 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 2 catenelle e ripetiamo. Lavoriamo un punto alto sopra ogni punto alto del giro precedente, separando sempre con una catenella, 2 catenelle, saltiamo l'archetto di 3 catenelle e nei 2 archetti di una catenella in ciascuno lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e separiamo con una catenella, 2 catenelle e lavoriamo così tutto il giro, e poi alla fine completiamo anche la prima ripetizione. Alla fine completiamo la prima ripetizione lavorando 2 punti alti nel primo archetto e un punto basso nel primo punto alto per sostituire l'ultimo archetto di una catenella, e da qui iniziamo il prossimo giro. Un punto basso, una catenella e nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti, una catenella, un punto alto e il primo punto alto che abbiamo lavorato qui è il primo punto di questo giro e se volete potete contrassegnarlo con un marker. Ora lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, il primo lo iniziamo in questo archetto e il secondo nel prossimo archetto e chiudiamo insieme. 3 catenelle, un punto basso nel prossimo punto alto, 4 catenelle e ripetiamo così per ogni punto alto, un punto basso, 4 catenelle, un punto basso e ripetiamo per tutti i punti alti che abbiamo in questo ventaglio. Poi lavoriamo 3 catenelle, saltiamo questo archetto e nel successivo iniziamo un punto alto. Ne iniziamo un altro nel prossimo archetto e li chiudiamo insieme. E in questo archetto lavoriamo ancora un punto alto, una catenella, un punto alto, iniziamo un altro punto alto, ne iniziamo un altro nel successivo archetto e chiudiamo insieme. 3 catenelle e questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro.
in questo ventaglio lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme tra il primo e il secondo archetto, poi nel secondo archetto un punto alto, una catenella, un punto alto, 2 punti alti chiusi assieme tra questo archetto e il successivo, 3 catenelle e sui punti alti di questo ventaglio lavoriamo in ogni punto alto un punto basso e poi 4 catenelle e creiamo tutti degli archetti di 4 catenelle e poi 3 catenelle e ripetendo questa ripetizione lavoriamo tutto il giro. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro e camminiamo con punti bassissimi fino al successivo archetto. E da qui iniziamo il prossimo giro. Qui intanto lavoriamo 2 punti alti. 1, 2, 3 catenelle, un punto basso in ognuno degli archetti di 4 catenelle e separiamo con 4 catenelle. E ripetiamo per tutti gli archetti di 4 catenelle che abbiamo in questa ripetizione. In questo modo poi lavoriamo 3 catenelle, saltiamo l'archetto di 3 catenelle e nell'archetto di una catenella lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, tre catenelle e ripetiamo in ogni archetto di 4 catenelle un punto basso e un archetto di 4 catenelle e in questo modo lavoriamo tutto questo giro. Negli archetti di 4 catenelle del giro precedente lavoriamo un punto basso e poi un archetto di 4 catenelle per separarli. Nell'archetto di una catenella qui lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e separiamo queste due sezioni sempre con 3 catenelle da una parte e dall'altra. Lavoriamo così tutto il giro e poi alla fine completeremo anche la prima ripetizione. E alla fine completiamo il giro lavorando 2 punti alti nel primo archetto, e un punto basso nel primo punto alto per sostituire l'archetto di una catenella. Andiamo avanti a ripetere l'ultimo giro che abbiamo lavorato assieme. Il giro sarà identico a parte per il fatto che avremo una ripetizione in meno di questi archetti. 2 giri fa, quando abbiamo iniziato a lavorare gli archetti di 4 catenelle, ne abbiamo lavorati 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nel giro precedente ne abbiamo lavorato uno in meno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel prossimo ne lavoreremo 5, poi 4, 3 e così via. Andiamo avanti a lavorare giri identici all'ultimo che abbiamo lavorato assieme, finché in questa parte rimaniamo con un solo archetto di 4 catenelle. Sono andata avanti, come abbiamo detto, ripetendo l'ultimo giro che abbiamo lavorato insieme fino ad arrivare ad avere solo un archetto da 4 catenelle. A questo punto inseriamo la lanterna piatta e possiamo verificare come sta venendo il lavoro. Tirate bene il lavoro in modo da riuscire ad aprire bene la lanterna. Lasciamo dentro la lanterna e proseguiamo. Da qui in poi lavorate con la lanterna all'interno del lavoro. Io la tolgo perché altrimenti non riesco a farvi vedere bene il lavoro filmandolo, ma voi mantenete la lanterna all'interno senza bisogno di aprirla, la lasciate piatta così. Nel prossimo giro lavoriamo
In questo archetto 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 3 catenelle, saltiamo l'archetto di 3 catenelle e nell'archetto di 4 catenelle lavoriamo un punto basso, 3 catenelle e tra le V nell'archetto di una catenella lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, e ripetiamo 3 catenelle, un punto basso nell'archetto di 4 catenelle e così via. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Nell'unico archetto di 4 catenelle lavoriamo un punto basso, mentre nei ventagli nell'archetto di una catenella lavoriamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti e separiamo con 3 catenelle. Lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo la prima ripetizione. Alla fine del giro completiamo la prima ripetizione lavorando 2 punti alti nel primo archetto, e un punto basso nel primo punto alto per sostituire l'archetto di una catenella. In questo archetto, nel prossimo giro, lavoriamo 2 punti alti, due catenelle e nel prossimo archetto di una catenella lavoriamo un ventaglio, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, tre catenelle e passiamo direttamente al prossimo ventaglio di punti alti. Nel primo archetto lavoriamo un ventaglio, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 2 catenelle e un ventaglio nel prossimo archetto, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, tre catenelle e ripetiamo. Quindi in questo giro lavoriamo solo nei ventagli del giro precedente e in ogni archetto di una catenella lavoriamo un ventaglio, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, uno in questo archetto, uno in questo archetto. Separiamo qui con 2 catenelle e qui in mezzo con 3 catenelle. Lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo ventaglio. Alla fine del giro completiamo il primo ventaglio lavorando 2 punti alti nel primo archetto, una catenella, un punto bassissimo nel primo punto alto e camminiamo con punti bassissimi fino al centro dell'archetto, così. E da qui iniziamo il prossimo giro. In questo archetto lavoriamo un punto basso, 3 catenelle, nel prossimo archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 1, 2 e chiudiamo e passiamo direttamente al prossimo archetto e qui lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme, 3 catenelle,
e ripetiamo nell'archetto centrale un punto basso, 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme nel prossimo archetto, 2 punti alti chiusi assieme nel successivo, e ripetendo in questo modo lavoriamo anche tutto questo giro. Quindi in questo giro lavoriamo un punto basso nell'archetto tra i ventagli, 3 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme in questo archetto, 2 punti alti chiusi assieme nel primo ventaglio della successiva ripetizione, 3 catenelle e così via. 3 catenelle e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti bassi negli archetti di 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto basso tra i 2 punti alti chiusi assieme, 3 punti bassi negli archetti di 3 catenelle e così via. Alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso e per il momento qui mettiamo un marker. Ed ora non ci resta che montare la lanterna. Sistemiamo il lavoro in modo che i fori sopra e sotto siano abbastanza centrati e prima di inserire il ferro con le mani tiriamo bene in modo da stirare bene il lavoro, così, perché è giusto sulla grandezza della lanterna, e poi inseriamo il ferro. Tiriamo bene il lavoro per sistemarlo. E questo è il risultato. Qui su la mia lanterna ha un gancetto per appenderla, ma se vogliamo, dopo la fine dell'ultimo giro possiamo fare una riga di catenelle lunga quanto vogliamo per creare un'asola per appendere la lanterna. Per appendere la lanterna ho lavorato 30 catenelle e le aggancio con un punto bassissimo a metà del giro dall'altra parte. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con un ago senza punta nascondiamo la codina di filo attraverso i punti sul rovescio del lavoro. E la lanterna è pronta e vi devo dire ancora una volta che mi piace tantissimo e sono super soddisfatta del risultato. Ho cambiato lo schema diverse volte perché venisse bello, perfetto, aderente intorno alla lanterna, ma adesso sono super soddisfatta del risultato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video. Come dicevamo, c'è un modo semplice per ingrandire o rimpicciolire un po' questo schema, ed è modificare il numero di catenelle che lavoriamo in questa sezione prima e dopo i ventagli di punti alti. Quindi io ho fatto 3 catenelle, qui 2, qui 3,
potreste fare in ognuno di questi archetti, da una parte e dall'altra rispetto a questi ventagli di punti alti, una catenella in più o in meno a seconda. L'altra cosa che potete modificare nel caso in cui venisse anche più piccolo è lavorare magari un giro in più di archetti qui sotto, però chiaramente non è che possiamo stravolgere lo schema, è solo per piccoli adattamenti. L'altra cosa è che chiaramente, come sempre, se usiamo un filato più grosso verrà un lavoro decisamente più grande e quindi potremmo rivestire una lanterna più grande. Adesso quanto più grande non lo so perché non ho provato, però il concetto è sempre lo stesso. All'inizio non ve l'ho detto, ma le lanterne vengono con le loro lucine, sono già accessoriate di tutto, quindi dopo se volete mettere una luce diversa, ma hanno la loro luce. Anche per oggi abbiamo terminato. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero tanto che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!